Quali sono i calciatori che l'Inter ha ceduto sul mercato a titolo definitivo, ma sui quali ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita? Amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati. Nuovo contenuto in cui parliamo oggi di uno degli aspetti che si sono resi protagonisti soprattutto dell'ultima sessione estiva di mercato terminata ormai circa 10 giorni fa, ovvero le famose percentuali sulle future rivendite, ovvero una percentuale che viene stabilita dai due club, quello che compra e quello che vende, relativa ad un giocatore e che fa sì che quando il club che sta acquistando un giocatore lo dovesse rivendere ad un club terzo, il primo, quello che l'ha venduto al primo club, riceverà una percentuale o sulla cifra intera e totale di cessione o eventualmente in alcuni casi sulla plusvalenza che verrà generata nella seconda operazione. È uno strumento che, ripeto, ha trovato sempre più spazio, soprattutto nelle ultime operazioni dell'ultima sessione di mercato, ed è uno strumento che a lungo andare, anche a distanza di anni, e fra poco vi cito un esempio che riguarda proprio l'Inter, può portare delle somme solitamente abbastanza contenute, che però sommate l'una con l'altra e sommate anche alle eventuali cessioni della singola sessione di mercato, possono portare anche ad un piccolo gruzzoletto, magari inatteso o comunque sia inatteso nei tempi, ecco, diciamo così. E vediamo quindi, facciamo un contenuto in cui vediamo tutti i giocatori che l'Inter ha ceduto mantenendo questa percentuale, perché poi col passare del tempo appunto possono portare anche loro qualche piccolo incasso. L'esempio che volevo farvi, l'ultimo caso che su cui l'Inter ha ottenuto una percentuale diciamo sulla rivendita, è stato il caso di Nicolò Zaniolo, che l'Inter ha ceduto nel 2018 alla Roma, è rimasto alla Roma per 5 anni, in queste settimane è stato venduto al Galatasaray e una piccola percentuale, intorno mi pare al 15%, della cifra che il Galatasaray ha speso per Zaniolo, è stata incassata dall'Inter. Quindi vedete che anche a distanza a volte di qualche anno possono tornare poi nelle casse delle somme di denaro che magari inizialmente, almeno lato tifosi, non ci ricordavamo più. Quindi quali sono i giocatori allora che l'Inter ha venduto così? Il primo nome della lista, anche qui sembrano passati tanti anni e sono passati tanti anni, è Gabriel Barbosa, anche detto Gabigol, uno dei primi acquisti dell'era Suning, strapagato per quello che poi ha fatto in campo, circa 29 milioni di euro mi pare. È rimasto all'Inter veramente poco, è stato piazzato poi in prestito più volte. Dopo 3 anni dal suo acquisto è stato venduto al Flamengo per circa 17 milioni e mezzo, registrando, anche se non erro, una piccola plusvalenza, perché intanto l'ammortamento chiaramente calava, e all'interno di questa operazione con cui l'Inter lo ha ceduto al Flamengo ha mantenuto una percentuale di circa il 10% sulla rivendita del giocatore. Quindi se ipotizziamo il Flamengo dovesse poi rivenderlo a qualcun altro per 10 milioni, l'Inter incasserebbe 1 milione di euro, ovvero il 10% della cifra totale. Il problema nel caso specifico di Gabigol è che il suo contratto scade il 31 dicembre 2024, quindi se dovesse lasciare il Flamengo per ragioni di scadenza di contratto, a quel punto l'Inter non potrebbe incassare nulla, ma questo è un discorso che vale poi in generale per tutti. Rimanendo in Sud America, un altro giocatore che l'Inter più recentemente ha ceduto con questa formula è stato Facundo Colidio, venduto al River Plate per mi pare 4-5 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita, di cui però al momento non si conosce l'importo esatto, quindi sappiamo che c'è, ma non è ancora chiaro quale sia la percentuale effettiva. Tenete conto che di solito raramente si superano, cioè raramente si va sotto i 10 milioni e raramente si supera, scusate, sotto il 10% e raramente si supera il 20%. Di solito, diciamo, la fascia per il 90% delle operazioni è questa. Molto spesso si sta sui 10 milioni, alle volte si va un pochino su, però generalmente la fascia è questa qui. Lo stesso discorso che riguarda Colidio riguarda anche Valentino Lazzaro, giocatore ceduto al Torino per 4 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita non chiara in termini proprio a livello di dettagli, e pare anche, secondo alcune indiscrezioni, che anche nella cessione di Mulattieri al Sassuolo sia stata inserita una percentuale sulla futura rivendita. Anche qui non si hanno i dettagli, non è stata ancora nemmeno ufficialmente confermata, però all'interno di questa operazione, che poi
se vi ricorderete era legata a Frattesi, sul quale la Roma vantava una percentuale sulla rivendita, quindi tutto un po' incastrato. Pare che l'Inter abbia inserito appunto una percentuale anche su Mulattieri, e credo anche, fra poco vi do anche gli ultimi 2 nomi, credo anche che probabilmente quella di Mulattieri possa essere, così a naso, quella che in futuro magari porterà più soldi all'Inter, considerato l'età del giocatore, le prospettive che ha, e il futuro, diciamo così, rispetto a tutti gli altri. Gli ultimi 2 nomi infatti che su cui l'Inter vanta una percentuale sulla futura rivendita sono intanto Darian Males, un giocatore che, non è mai entrato, diciamo, non è mai andato sotto i riflettori, anche quando era ancora in prestito dall'Inter, e ci fu una stagione in cui fece anche degli ottimi numeri con la maglia del Basilea. Mi ricordo che in un contenuto qui su Passione Inter ne parlammo e io dissi: "Non capisco perché nessuno parla di Darian Males", quantomeno in termini di numeri, perché gol e assist erano stati molto importanti. In ogni caso, classe 2000, ceduto a titolo definitivo allo Young Boys. Ecco, l'Inter in questo caso ha inserito una percentuale del 20% sulla futura rivendita, che quindi è una percentuale, come vi dicevo, tendenzialmente piuttosto alta. Di solito si sta un pochino più bassi. L'ultimo nome su cui l'Inter vanta una percentuale, ma è una percentuale particolare, adesso ve la dico, è Lorenzo Pirola, difensore che l'Inter ha mandato in prestito alla Salernitana con diritto di riscatto e controriscatto. La Salernitana, dopo una buona stagione di Pirola, ha deciso di riscattarlo, mi pare per qualcosa come 5 milioni di euro. L'Inter ha deciso di non esercitare il controriscatto, che era ben più alto, superiore ai 10 milioni se non erro, e nell'operazione che quindi ha portato Pirola ad essere ceduto a titolo definitivo alla Salernitana, che appunto lo ha riscattato, l'Inter ha inserito una percentuale del 15%, non sulla cifra di un'eventuale rivendita, ma sulla plusvalenza che eventualmente verrebbe realizzata, e anche questa è una dinamica abbastanza comune. Quindi il primo club non riceve la percentuale sull'intera cifra a cui il secondo club lo cede al terzo, ma la riceve sulla plusvalenza che quell'operazione determinerà. Quindi da questo punto di vista, sulla carta diciamo che è un'operazione un pochino meno vantaggiosa, perché una percentuale su una cifra più ampia è abbastanza evidente, avrebbe generato più soldi. Però in questo caso il 15% sulla percentuale sulla plusvalenza che la Salernitana eventualmente farà cedendo Pirola in futuro ad un qualsiasi altro club. Quindi questi sono i nomi, ve li riepilogo a livello come un elenco: Gabigol, Colidio, Lazzaro, Males, Pirola e Mulattieri. Sono i nomi su cui l'Inter vanta una percentuale sulla futura rivendita. Teniamoli monitorati, quando eventualmente verranno ulteriormente ceduti un'altra volta, ci ricorderemo eventualmente che l'Inter evidentemente incassa qualcosina. Ripeto, non tantissimo, è abbastanza evidente, però sommiamo tutto e magari qualche spicciolo, tra virgolette, lo si può ricavare ancora. Questo era quindi l'elenco dei calciatori. Fatemi sapere nei commenti magari da quale vi aspettate che l'Inter possa puntare di più in termini di incasso. Io vi ho già detto che secondo me sarà Mulattieri, se effettivamente questa clausola verrà confermata, però insomma anche gli altri vediamo, qualcuno è ancora abbastanza giovane, quindi magari qualche altra cessione può uscirne ancora. Per il resto vi ricordo di lasciare un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti a questo contenuto. Vi rimando anche al club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete unirvi alla nostra community e supportare il progetto. Ed infine, per chi mi segue in podcast lo trova come sempre in descrizione, per chi mi segue su YouTube, qui alla mia destra c'è un altro approfondimento da recuperare.